io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Oggi andiamo in Toscana, a Pistoia e a Prato. Queste saranno le nostre tappe di oggi. Visitiamo Cutigliano. Questo borgo medievale è un vero gioiello incastonato nell'Appennino toscano. La nostra prima tappa è il Palazzo dei Capitani, costruito alla fine del Trecento. Gli stemmi della facciata sono le insegne araldiche dei vari capitani della montagna. Di fronte al palazzo ci sono una fontana quattrocentesca a forma di vasca e la colonna del Marzocco, con il leone con uno scudo e un giglio fiorentino. L'originale si trova dentro la loggia, in cui troviamo anche un affresco di Madonna con il Bambino del 1577. Dietro al palazzo facciamo una sosta nel giardino del Capitano e visitiamo la chiesa della Madonna di Piazza, dove si conserva una bella opera in ceramica invetriata del 1510. Facciamo ora un pezzetto del cammino di San Bartolomeo. Immerso tra i boschi, è un percorso naturalistico adatto a tutti. Dopo esserci rilassati, è tempo di qualche brivido, con il ponte sospeso delle Ferriere. Inaugurato nel 1923, serviva agli operai di Popiglio per raggiungere le fabbriche dell'altro versante. Realizzato con 4 cavi d'acciaio che reggono reti metalliche, è lungo 227 metri e nel punto più alto raggiunge 36 metri dal sottostante torrente Lima. Proseguiamo per Montecatini Terme, una delle località termali più rinomate. Iniziamo la nostra visita da Piazza del Popolo, con la sua fontana in travertino e bronzo. Diamo un'occhiata alla moderna Basilica di Santa Maria Assunta e proseguiamo su Viale Verdi, su cui si affaccia la Palazzina Regia, ora sede del Museo MoCA di Arte Contemporanea. Camminando vediamo gli stabilimenti termali. In ordine troveremo l'Excelsior, il primo per costruzione, e il monumentale stabilimento Tettuccio. Prendiamoci del tempo per visitarlo. Costruito nel 1781 su un'area di 10.000 metri quadri, è un trionfo di stile Liberty, con colonne ioniche, balaustre, statue in marmo di Carrara e affreschi. Tornando verso il centro, passiamo per il parco termale, dove troviamo lo stabilimento Tamerici del 1901. Queste le tappe del secondo giorno. Da Montecatini Terme prendiamo la funicolare per Montecatini Alto. Le antiche carrozze, in funzione dal 1898, sono chiamate Gigio e Gigia. In 10 minuti si raggiunge Montecatini Alto, da cui si gode una bellissima vista. Il cuore del borgo medievale è Piazza Giusti, su cui si affaccia il Teatro dei Risorti. Nella vicina chiesa di San Pietro Apostolo sono conservate le reliquie di Santa Barbara, patrona della città. Della fortezza di Castello Vecchio, chiamata anche La Rocca, rimane solo una torre. Percorriamo la panoramica Via Leone per la torre dell'orologio, risalente al XII secolo. Riprendiamo la funicolare e torniamo a Montecatini Terme, per poi recarci a Pistoia. La prima tappa è San Giovanni fuori Civitas, con la sua facciata ben nascosta tra gli stretti vicoli. È invece il lato nord ad essere ben visibile, con decorazioni e strisce bianche e verdi, completato nel 1323. Piazzetta della Sala è la piazza del mercato da oltre 1000 anni. Al centro si trova il Pozzo del Leoncino. Nella vicina piazza degli Ortaggi si trova la scultura di Roberto Barni, che rappresenta la gioventù. Andiamo ora al Duomo, la cattedrale di San Zeno, che si divide il culto con San Jacopo, la cui reliquia è conservata all'interno. Nel portico all'ingresso vi sono decorazioni in terracotta vetriata del 1505. Il campanile è alto 67 metri e diviso in 3 stili: longobardo, pisano e lucchese. Ammiriamo anche il battistero di San Giovanni in Corte, costruito nella prima parte del 1300 in stile gotico.
Visitiamo il Palazzo del Comune con il suo museo civico. Il cortile interno ospita una scultura di Marino Marini, il Miracolo. Ci aspetta ora la chiesa di Sant'Andrea, con la testa del traditore Filippo Tedici incastonata sul portale. L'ospedale del Ceppo, sede del Museo dei Ferri Chirurgici, è uno degli ospedali più antichi del mondo, sorto nel 1277 e in funzione fino al 2013. Splendido il fregio in terracotta invetriata policroma della bottega di Andrea della Robbia. Partendo da qui è possibile partecipare alla visita guidata di Pistoia Sotterranea, che inizia con il teatro anatomico più piccolo del mondo e continua in un percorso ipogeo lungo gli antichi lavatoi medievali e i mulini. Il terzo giorno andiamo a Prato. Queste le tappe di oggi. Partiamo dal Duomo, la Basilica di Santo Stefano del XII secolo. Al suo interno è custodita la Sacra Cintola della Madonna. In piazza del Comune vediamo il Palazzo Pretorio con i suoi mattoni rossi del 200 e la pietra alberese di epoca tardo-gotica. La fontana del Bacchino rappresenta un giovane dio Bacco seduto attorno a grappoli d'uva. La chiesa di San Domenico colpisce per la sua facciata rimasta incompleta. Visitiamo ora il museo di Palazzo Datini, un ricco mercante che lasciò la sua eredità ai poveri. La chiesa di San Francesco fu la prima ad essere intitolata al santo. Il vicino castello dell'imperatore risale all'XI secolo e ad oggi rimangono solo le mura esterne. Il camminamento è visitabile. L'ultima tappa di oggi è la chiesa di Santa Maria delle Carceri, considerata un capolavoro rinascimentale per simmetria e proporzioni. Qui finisce la nostra visita. Scopri nel link in descrizione come ottenere la guida Gibbo Tour, un PDF ricco di descrizioni, consigli e curiosità. Siete pronti? Allacciate le liane!